Buongiorno ragazzi, dal team Jackfin. Siamo a Porto Barricata e quello che stiamo per fare è una pescata test dopo un check-up fatto al Mare Sport del nostro motore gommone. Quella cazzo di telecamera e prendi sta batteria. Ci hanno rimesso al lucido e proprio tirato alla perfezione, pronto per essere testato sulle mangianze di alletterati. Il 175 VMAX ovviamente è un motore molto potente, le prestazioni in confronto al 150 che avevamo prima sono molto migliori, soprattutto in termini di consumi. Infatti riusciamo a tenere una crociera di 25 nodi a 3500 giri con un consumo medio di 0,7-0,8 litri miglio. Quando poi saliamo su 4000 giri andiamo su un consumo di 0,9, ma i nodi salgono addirittura a 30 nodi. La velocità massima è di circa 45 nodi, ovviamente noi abbiamo l'antivegetativo, quindi chi lo volesse avere senza, la crociera guadagnerà almeno un paio di nodi, però direi che è una velocità più che sufficiente per essere in pesca veloce e soprattutto per arrivare veloce sulle mangianze. La nota più bella di questo gommone è la maneggevolezza. La maneggevolezza è molto importante perché, come sapete, spesso le mangianze quando arriviamo vanno giù, magari risalgono in pochi secondi a 100-200 metri di distanza anche in direzioni proprio opposte, quindi è importante avere un gommone che non cavita e che sia sempre pronto negli spostamenti, rapido. No, è una roccia questo motore, bello davvero. Guardalo! Guardalo! Oh, guardalo! È buono, è buono. Secondo me questo è un 80. Oddio, che legnata! Guarda che vedo, vedi? Mamma mia, mangiato, il gommone, perché il gommone. Che rifai? Guarda che spettacolo! Alla grande, vai, bellissimo. Vai. Parlando delle esche che useremo, sono i nuovi Pelagus, che ovviamente abbiamo già provato, però insomma ogni scusa è buona per dire che dobbiamo fare dei test. E sono il Pelagus 140 e il fratello più piccolo, il Pelagus 120. Sono entrambi sinking, lanciano molto lungo perché hanno un bel peso e hanno il classico movimento del Pelagus 165, quindi bello vibrante come piace ai tonni.
dietro che treno gamma. Eccolo, bello. Si riesce a fare una foto mai, io santo. Sembra buono. Ma è sotto, adesso lo devo usare. Comunque le capisci che fanno il diavolo a quattro a gara. Un'altra volta Pelagus 140. Oddio! 1, 2, 3. Però è ripartito. Ci ho fatto anche la doccia. Alla grande. Eccolo, eccolo! Vai! Vai, ce l'ho! No, la mano! La mano, cazzo! Ce l'ho. Ragazzi, siamo in canna con un alletterato. Oggi ci divertiamo come matti. Guarda che è strizzatissima, io te lo dico. Che bello! Bel pesce. Adesso lo liberiamo, Guardate che spettacolo. Pelagus 120 recuperato veloce dentro la mangianza. Vai, guarda là. Questo è il Pelagus 120 ed è il più piccolo della famiglia Pelagus per quanto riguarda la forma, diciamo, classica del Pelagus 165. È un'esca molto slim, infatti a volte ci ha aiutato nelle pescate perché appunto faceva un po' la differenza quando i pesci erano svogliati. Il movimento è il classico movimento del Pelagus 165 sinking e da questo modello ne conserva anche il wobbling in caduta che è, insomma, è sempre una carta in più da giocare in caso di mangianza di pesci un po' svogliati e che vogliono recuperi magari più lenti. Per quanto riguarda il recupero sugli alletterati noi lo usiamo semplicemente lanciandolo oltre la mangianza se c'è la possibilità oppure anche in mezzo e recuperandolo veloce solo di mulinello tenendo la canna proprio ferma e nel caso ci sia un po' di mare anche infilando il vettino, la vetta della canna nell'acqua di pochi centimetri giusto per far stendere bene il trecciato sott'acqua, anche altrimenti se no si rischia che l'esca magari rimanga con il filo fuori dall'acqua e salti appunto sulla superficie. Invece tenendo la canna più bassa l'esca prende subito il suo movimento e non ci darà mai problemi. Buongiorno. Ciao Tommy! Allora? Benvenuto a bordo! Grazie. Si va a sfondarli ora, Sì. Metti tu. Prima bisogna fare un bel piano di benzina. Il Pelagus 120 che come proporzione è abbastanza polivalente ed è usabile anche dalla scogliera, ci abbiamo preso anche dei pesci che non sono classici dello spinning offshore come pesci serra e anche prede
prede diverse. C'è chi per esempio ci pesca sulle barriere coralline in giro un po' per il mondo, e un'eschettina così piccola che è in grado di montare ancorette grosse, dami grossi, è diciamo più garanzia di riuscire a portare magari in barca un pesce più grosso o comunque con la dentatura veramente potente. Niente, io penso di avervi detto tutto, adesso andiamo a pescare. Che secondo me tra quella lì e questa qua qualcosa può venire. Ma vedi, anche qui ora si sono mossi. Lo possiamo settare in vari modi. Io ho scelto un settaggio classico per gli alletterati, ovvero un'ancoretta in pancia dell'1/0 e un amo OMTD del 3/0 in coda. Con questo settaggio qui siamo più sicuri in caso il pesce magari mangi in maniera più veloce, con l'ancoretta è più facile che rimanga allamato, e comunque con un'ancoretta soltanto le operazioni di slamata e di rilascio del pesce sono facilmente gestibili. Io ho scelto la colorazione acciuga perché è una giornata molto soleggiata e ci hanno detto che i pesci ultimamente hanno preferito questo tipo di colorazioni molto naturali. Oh, finalmente ci siamo. Queste canne Prima mangianza, è un bel pesce perché fa delle belle fughe. Senti va? Eccoli così faccio il pesce. Aspetta, sono perché il blacco. è l'unico tonno che c'era in mezzo. O l'ho preso per la schiena. Vai boy, sei abituato a quelli piccini. Che ti devo dire? Questi sono belli. Una volta l'ho preso grosso, speriamo di tirarlo fuori. Mamma mia, quanti coriandoli di squame ci sono nell'acqua. Allora, praticamente quello che è successo è stato, vi racconto la giornata. Praticamente c'è stato il nostro amico Tommaso Cosmi, lo nomino proprio perché ci ha fatto rientrare, noi eravamo su pesci, ci ha fatto rientrare alle 2 per essere prelevato e riportato sui pesci. Eccoli. Esatto. Servizio completo. Però portavo bene. Dai, questo bene. pesce su che abbiamo da lavorare. È andato un po' sotto. Un po' sotto. No, è un bel pesce. Tra tutte le canne hai preso quella da Branzini. No, è. Dire sto pesce. Vabbè, va bene. Dai, lo fagli vedere. No, vediamo di non staccare. Tiriamolo fuori. Ma guardate, ma è cattivo sto pesciotto. Ah, pesciotto. Se sentite grazie non è finita nella canne la schiena. Cioè, ma è da sgombri sto bono, ragazzi. Ciao! Bello, è andato via proprio di lato, alla grande, grande Tommy.
È impazzito. Ragazzi, siamo dall'letterato nei 10 minuti. Sì, siamo passati 10 minuti dall'letterato qui. Spettacolare. Questo sul Peragus 140. Addio! È successo. Lasciami. No, è uscito fuori tanto di cose. Quelle lì? No, sento troppo male. Quelle lì? E rientriamo. Sento troppo male. Se vuoi ti provo la puntina, ma la puntina si No, fa mi cazzo, fa male ti di attacchi. questo. Dimmi se ti faccio male. Non fa male sempre. Eccolo. Esatto, a Eccolo, pezzetti, respira. Wow, acqua, butta dentro. No, ho visto no! No, questa no! Lì c'è una quantità da asciugare. Insomma, se venisse su 10 pesci ci stanno mezzo. Perché non si sta un pochino pensa, no? Due pesci c'erano, l'acciuga c'è. Io l'ho visto, no? Che attacco l'ha fatto, eh? Spettacolari. Grande Tommy. Questo qua è Lara. No, è il Peragus 140. Occhio che se non fa tirare. Da quanto è dal punto che ti ho detto? 10 miglia. No! Dal punto che ti ho detto sul io. punto preciso. Dai. Sul punto preciso. Magari preciso. venivamo prima. Il famoso punto 111. Ma poi tranquillo, c'hai i bolesti. Che proprio funziona benissimo. Ma dov'era? A posto. Ci siamo, dai, ci siamo. Avanti un altro, capitano. Avanti un altro.